Ben ritrovati! Oggi siamo a Sant'Agnello, nel cuore della penisola sorrentina, tra Sorrento e Piano di Sorrento. Il paese si sviluppa tra la costa e l'entroterra collinare, con un centro urbano attraversato dal Corso Italia. Questo paese è una vera e propria terrazza panoramica sul Golfo di Napoli. E ora un po' di storia. Le sue origini risalgono all'epoca romana, come testimoniano resti di ville e antiche strade, ma il nome attuale deriva da un santo del VI secolo. Nel tempo, il borgo si è evoluto, mantenendo un'identità distinta, legata alla spiritualità, all'agricoltura e più tardi al turismo. Nonostante la forte urbanizzazione degli ultimi decenni, Sant'Agnello custodisce angoli verdi e silenziosi che resistono e rigenerano. E ora seguitemi, andiamo a scoprire uno di questi, l'Oasi in città Patrizia Veniero. Andiamo! L'Oasi rappresenta un parco urbano pensile, realizzato sul tetto in cemento di un megaparcheggio interrato, proprio sul Corso Italia, la strada principale che collega i paesi della penisola sorrentina. Il progetto nasce per mitigare lo sfregio fatto al paesaggio con la costruzione del parcheggio stesso. Un progetto raro che non si limita a decorare ma cura il territorio, restituendo biodiversità e bellezza là dove prima c'era solo cemento. Questo video ci accompagna alla scoperta dell'Oasi, lasciando che siano i dettagli, la luce e i piccoli abitanti del parco a raccontare la storia di una rinascita. L'Oasi nasce il 30 aprile del 2017 dalla collaborazione tra il WWF Terre del Tirreno e il Comune di Sant'Agnello, come parte del progetto Renature Italy. L'obiettivo è chiaro: trasformare uno spazio urbanizzato in ecosistema vivo, educativo e replicabile. E questa frase potrebbe essere quella che racchiude l'essenza del progetto stesso. A volte basta un seme piantato nel posto giusto per far rifiorire un'intera coscienza. Il parco si estende su circa 4.000 m² e ospita quasi 6.000 piante di 70 specie diverse, quasi tutte autoctone. Nessun prato all'inglese, nessun aiuola ornamentale, solo microhabitat veri, connessi tra loro in un sistema integrato. Ogni angolo risponde a una logica ecologica, ogni pianta ha un ruolo, ogni dettaglio è progettato per ospitare e nutrire la vita. Camminando tra i vialetti in ghiaia si attraversano il prato selvatico, dove le erbe spontanee crescono libere, offrendo rifugio e nutrimento a impollinatori come api e farfalle. Il giardino delle farfalle stesse, ricco di piante nettifere, frequentato da numerose specie di lepidotteri. L'angolo delle felci e il bosco ombroso, che riproducono microclimi freschi e umidi, tipici dell'entroterra mediterraneo. C'è poi la macchia mediterranea, con lentischi, mirti e altre essenze tipiche dei paesaggi costieri. Inoltre, l'area delle piante da frutto e delle erbe officinali, memoria vivente degli orti domestici della tradizione. Come potete vedere, al centro del parco si apre il biolago, un ecosistema acquatico senza pompe né sostanze chimiche. Le acque si mantengono limpide grazie alle piante filtranti e ossigenanti. Intorno al lago si muovono libellule, rondini, occhiocotti, cinciarelle e upupe.
mentre sotto la superficie nuotano carassi rossi tra le foglie delle ninfee. Ogni immagine, ogni suono, ogni presenza racconta il silenzio vivo di un luogo che sembra fuori dal tempo, ma pulsa nel cuore della città. Ma l'Oasi è anche una grande aula all'aperto. Qui bambini, insegnanti e cittadini imparano osservando cicli della vita, relazioni tra specie, l'importanza delle piante spontanee e della coesistenza. È una passeggiata narrativa tra biodiversità, sostenibilità e rigenerazione urbana. L'Oasi in città non è solo un giardino, è una visione realizzata, un luogo vivo che insegna che un altro modo di vivere le città è possibile. Come abbiamo detto e come possiamo vedere, lungo il percorso troviamo una serie di erbe spontanee che Claudio D'Esposito, presidente del WWF Terre del Tirreno, ci invita a non chiamare erbacce, dal momento che queste erbe hanno un ruolo fondamentale. Per esempio, il trifoglio arricchisce il suolo di azoto, la senape selvatica protegge le radici, la carota selvatica attira insetti notturni come le lucciole. In ogni elemento c'è funzionalità ecologica, non solo estetica quindi. E ora il nome. Il parco è dedicato a Patrizia Veniero, ambientalista locale e protettrice degli animali, scomparsa prematuramente. L'Oasi rappresenta un modello concreto, uno dei primi realizzati da WWF Renature, che dimostra come anche sopra il cemento si possa generare vita, equilibrio e speranza. Alla fine del video troverete anche la mappa dell'Oasi e gli orari di apertura per organizzare al meglio la vostra visita. E ora non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciare un like se amate la natura e condividere questo video con chi ancora non sa che la bellezza può nascere anche sopra il cemento. Mi raccomando, continuate a guardare il video fino alla fine per poter vedere le meraviglie dell'Oasi in città Patrizia Veniero e alla prossima avventura. Ciao!